Salve a tutti e ben ritrovati nel consueto appuntamento domenicale della rubrica Basi per le ricette, trucchi e segreti. Io sono Chef Nunzio per chi non mi conosce già e oggi sono qui per parlarvi degli oli aromatici e salse fatte in casa in modo semplice, che poi spesso però risultano essere l'arma vincente che fa la differenza tra una ricetta buona e una ricetta eccezionale. Parleremo del primo olio, che è San Moriglio, un olio aromatico tipico della Sicilia dai molteplici usi. Infatti si può utilizzare su carne, pesce, ma anche sulle focacce, sulla pizza, sia in fase di cottura che in fase di farcitura. Poi presenteremo un classico olio aromatico molto diffuso e conosciuto anche col nome di olio santo, un olio dal sapore intenso e pungente, ottimo per condire sughi, pasta, insalate, carni e tutto ciò a cui vogliamo dare quel pizzico di vivacità, quel tocco di piccante e di aroma di peperoncino. La terza ricetta sarà un po' diversa, infatti prepareremo una salsa a media conservazione che viene infatti conservata in frigo per un massimo di 4 settimane, e sto parlando della salsa di peperoncini, un frullato vero e proprio di peperoncini aromatizzato al basilico e prezzemolo, eccezionale per condire il sugo dell'arrabbiata, ad esempio, le bruschette o addirittura semplicemente sul pane, ottimo anche sulle zuppe. Insomma, direi che abbiamo per le mani delle basi molto interessanti. Se volete scoprire quanto è semplice prepararle, venite con me. Come prima cosa apriamo le noci, poi schiacciamole per bene nel mortaio. Ottenuta questa polvere, versiamola nella bottiglia di infusione. Ora prendiamo un rametto di timo e pestiamolo leggermente, inseriamolo a sua volta anche lui nella bottiglia. Aggiungiamo nel mortaio il rosmarino, il sale grosso, la salvia, l'origano, l'erba cipollina essiccata, un po' di bacche di cinepro e i chicchi di pepe nero. Pestiamo con pazienza tutti gli ingredienti affinché il tutto non si riduca per lo più in una polvere, guardate, simile a questo. Il composto così ottenuto va inserito completamente nella bottiglia di infusione, che va poi decorata con qualche bacca di cinepro e un bel rametto di rosmarino. Riempiamo adesso la bottiglia di olio e lasciamo macerare per 3 giorni prima di utilizzarlo, shakerando 2 volte al giorno la bottiglietta. E questo è San Moriglio. Prima di andare avanti avrei il piacere di farti conoscere Irene e il suo canale Irex ai Fornelli, una bravissima cuoca nonché appassionatissima youtuber che gestisce un canale che vale davvero la pena di andare a visitare. Mi presento brevemente, dato che sono sicura che Nunzio abbia già descritto il mio canale ampiamente. Mi chiamo Irene ed anch'io ho un canale YouTube che si chiama Irex ai Fornelli ed è incentrato sulla cucina, dove mostro svariate ricette dall'antipasto al dolce. E a proposito di dessert, proprio oggi sul mio canale troverai dei trucchi e dei consigli per realizzarli al meglio. Quindi se ti va, vienimi a trovare. Ti aspetto. Ciao Irene, sono sicuro che molti verranno a dare una sbirciatina al tuo canale. Andiamo avanti a preparare l'olio santo. Cominceremo tagliando a distanza di circa mezzo centimetro i peperoncini, che andremo mano a mano mettendo su una padella calda, senza né olio né grassi aggiunti. Questo servirà ad asciugare un po' i peperoncini, evitando quindi la formazione di muffe, anche se è molto difficile che accada, e a tostare i semi per renderli ancora più corposi e aromatici. Lasciamo intero uno dei peperoncini, che farà da elemento decorativo. Incidiamolo semplicemente da un lato e apriamolo leggermente con le dita affinché possa essere irrorato di olio una volta messo in infusione. Aggiungiamo una manciatina di sale grosso e lasciamo tostare il tutto per 4-5 minuti a fuoco molto alto. Riempiamo un pentolino con metà di acqua che porteremo in ebollizione. Riempiamo di olio 3/4 della bottiglietta. Inseriamo nella bottiglia con l'olio i pezzettini di peperoncino e i semi ancora caldi. Lasciamo per ultimo il peperoncino intero. Dopodiché aggiungiamo un bel rametto di rosmarino e immergiamo la bottiglia nel pentolino con l'acqua bollente. Lasciamo in infusione a caldo così fino a quando non si sarà completamente raffreddato. Prima di consumarlo dovranno passare 2-3 giorni, dovremo shakerare la bottiglia 2 volte al giorno, dopodiché sarà pronto per essere utilizzato. La terza ed ultima ricetta è davvero semplice da preparare. Mettiamo semplicemente del basilico e del prezzemolo sul fondo di un vasetto adatto per le conserve. Ora, se non volete che la vostra salsa sia estremamente piccante, quindi volete ottenere l'aroma del peperoncino ma senza che sia troppo vivace, procedete in questo modo: aprite il peperoncino e rimuovete tutta la parte bianca e i semi, che è la parte più piccante del peperoncino. Io voglio ottenere una salsa molto piccante, quindi mi limiterò a lasciarli. A voi la scelta.
Tagliamo grossolanamente i peperoncini con un coltello o una forbice come sto facendo io, dopodiché aggiungiamo l'olio e con un mixer o un frullatore frulliamoli bene. Versiamo il composto ottenuto nel vaso che abbiamo preparato in precedenza e copriamo con un filo di olio. Ogni qualvolta che andremo a consumarla vi consiglio di aggiungere un filo d'olio così da evitare eventuali muffe ed avere una salsa sempre al top. E con questo era davvero tutto. Chef Nunzio vi saluta, vi rimanda al prossimo appuntamento domenicale qui sulla rubrica Basi per le ricette, trucchi e segreti, in cui parleremo della pasta frolla e gli utilizzi che possiamo farne. Ciao belli!